Forse mi sono messo nei guai. Qualcuno o qualcosa mi sta inseguendo. E questo? C'è una macchina qui vicino, l'ho sentita. Un altro osso. Ma chi farebbe una cosa del genere? Dove cavolo sono finito? Qui è pieno di ossa. Chissà che troverò più avanti. Buongiorno o buonasera a tutti. Come avete appena visto sono entrato in un'area archeologica aperta, non privata, e ora la visiteremo insieme. Per prima cosa voglio portarvi a vedere, facendo attenzione ai piedi, stavo giusto inciampando, a vedere un piccolo edificio abbandonato, una casetta, ma non è una casetta, sarà la guardiola che ci stava un tempo. Qui sotto vi sto mostrando una sorgente d'acqua importante per quello che vi dirò dopo. Ok. La porta era aperta, quindi non ho infranto nessuna legge. Questa non è la guardiola del guardiano. Scusate il gioco di parole. Anche se la struttura è moderna, è stata fatta sopra un'antica. Stranamente non ci sta puzza. Puzza di uccelli, escrementi, topi, quelle robe lì. Anche se abbandonato mi sembra molto pulito. Sì, molto pulito, esatto. Molto pulito, ma non troppo. Quindi evito di toccare qualsiasi cosa, come al mio solito. Ok. Ok, qui ci stava un piccolo canale di scolo che dava sul fiume che vi ho mostrato poco fa. E questo cos'è? Sembra un sistema di raccolta, ma non d'acqua. Sarà all'interno di una specie di mulino. Scusate per come sto parlando, ma ogni tanto ho degli insetti che mi entrano in bocca. Andiamo al piano di sopra. Wow. Ok, devo solo fare attenzione a non appoggiarmi alle pareti.
Anche questa è chiusa, quindi dovrò fare il giro. Struttura circolare, che mi fa pensare ad un pozzo, ma che pozzo sarebbe con tutte queste aperture? Questa volta ho bisogno del vostro aiuto per capirlo. Come vi dicevo prima, potrebbe essere una sorta di cisterna, ma più che cisterna contenitore per il grano. Da notare le fessure ai lati per far passare l'aria, molto probabilmente. Di quel balconcino è dove ero prima. Da lì a qui sono circa 5 metri e mezzo. Posso farci un salto, ma non concluderei nulla. Tutto quello che c'è da vedere si vede già da qui. Peccato che questa struttura sia stata abbandonata. Un ultimo sguardo. Ok. Vedete le aperture? Sembrano state fatte per fare areggiare. Oppure ancora, quello che mi sta venendo in mente adesso è per far defluire l'acqua in eccesso. Cosa più plausibile. Un po' come quel sistema delle vasche da bagno che hanno quell'apertura per far defluire l'acqua per evitare che allaghi fuori. Ok. Non vedo altro interessante, quindi usciamo. Stavo tornando indietro quando mi è caduto il treppiedi. Mi toccherà lasciarlo lì. E no. No, col cavolo che lascio il treppiedi. Poso il mio pesante zaino e con questa scusa si inizia già a fare un po' di movimento, sperando che reggano sti cosi. Ok, mi trovo in mezzo piante spinose. Se non mi fosse caduto il treppiedi avrei fatto una ripresa panoramica. Quindi dovete accontentarvi di queste. Recuperato. Ouch. Un po' di punciglioni, giusto per svegliarmi un pochetto.
inizia bene, non molto bene, si è rotto. Vediamo cosa riuscirò a fare. Proseguiamo con la nostra visita archeologica. Stavo camminando quando un gruppo di cani mi ha aggredito. Non so come mai sono scappati, ma lì ce ne stava uno. Si è soltanto nascosto. Ha lo sguardo serio. Chissà, magari mentre cammino mi darà un assaggio. Tanto già sono stato punto dalle piante. Ho notato che ci stanno altri cani ancora, ma stanno nascosti per il momento. Ma non sono venuto qui per parlare di cani. Da. Notate qualcosa? Magari un'antica struttura che ricorda qualcosa di greco ed anche di romano. Ve ne parlo avvicinandomi. Adesso voglio provare ad intrufolarmi in questa casetta. Cani, piante spinose e pericoli a parte, che qui non ne vedo. Non ancora. Vi faccio notare adesso, ma già l'avete notato prima delle mie parole, lì la cupola in cui sono entrato poco fa, che vi ho mostrato dall'interno. Dal prato sotto sembrava più grande. Diamo un'occhiata, perché anche qui è aperto. Mi stavo aspettando un cane a farmi l'agguato, invece nulla. Questa non mi sembra una rappresentazione del luogo. Ci stanno alcune torri nella zona del mare, torri d'avvistamento, ma non sono quelle. Probabilmente starete pensando cosa ci fa Alfa tra queste rocce. Terracotta. Non sono venuto qui per riprendere il terreno, non proprio, almeno, ma per mostrarvi una zona karstica. Di che si tratta? Si tratta di una superficie ricoperta da formazioni di rocce calcaree. Ok, anche qui non ho infranto nulla, era già aperto. Questa zona nasconde più segreti. Allora, perché vi sto mostrando questo posto? Anche loro sono avventurieri piccioni. Comunque vi sto mostrando questo posto perché è qui che si trova una grotta, quella là in fondo. Si tratta di una grotta carsica
si noterà meglio ancora dopo, perché vi assicuro che io ci entrerò, o meglio ci entreremo insieme. Questa grotta è una grotta di tipo carstica, come vi dicevo prima, dentro una gola calcarea di salgemma, proprio di fianco al torrente che vi ho mostrato prima. Questo torrente deriva dall'entroterra. Allora, questa zona è stata frequentata è stata frequentata per la prima volta dall'uomo tra il VI e V millennio a.C. Utilizzato poi successivamente anche durante l'età del rame, ovvero tra il IV e III millennio, sempre avanti Cristo. E per la sua conformazione l'area è diventata una riserva naturale incontaminata. Peccato che è stato abbandonato questo sito archeologico, perché oltre ad essere un bel vedere ha anche una bella storia. Quello che sto notando adesso è quello. Un buco, ma non un buco, sembra una piccola grotta, molto piccola, sarà collegata a queste grotte, lo scopriremo. Ora devo trovare un modo per scendere, visitare quel ponticello, fare tutti quei gradoni, quel che è, ed arrivare lì dentro. Ok, devo proseguire di qua, devo fare il giro e passare attraverso quegli alberi. Se non ci sarà un'apertura mi arrampico. Devo fare attenzione, come al solito ci sta sempre qualche pericolo. Da qui è un bel volo che mi evito. Ok, quello è un edificio abusivo ed abbandonato. Ci stanno delle scalette, dopo voglio dargli un'occhiata. Ok, ancora fil di ferro. Mi sono fermato per mostrarvi questo, una vista del lazzaretto che vi ho mostrato in una delle prime esplorazioni. Sento puzza di pecore. Anche lì ci stanno altre grotte, vedete? Queste grotte probabilmente sono state costruite molto tempo prima del lazzaretto, ovviamente. Comunque è un peccato nuotare qui in un centro archeologico, in una zona storica, ma anche zona naturale. Tutta questa spazzatura, abbandono ed immondizia. Un vero peccato. Sto camminando quasi tra la spazzatura, più o meno. Ok, ora accendo la GoPro e inizio a saltare giù. Ecco un bel recinto. Sono fiero delle mie ginocchia e delle gambe.
forse mi sono messo nei guai. Sento che qualcuno o qualcosa mi sta inseguendo, ma tiene le distanze. E questo? C'è una macchina qui vicino, l'ho sentita. Ma ci stanno anche diversi cani. Qui sono sicuro. Sono sotto vento. Un altro osso. Meglio proseguire. È pieno di ossa oltre che di spazzatura. Ma chi farebbe una cosa del genere? Ad un povero uccello. Qualcuno gli ha conficcato l'osso di un animale al centro, proprio al petto, al cuore. Dove cavolo sono finito? Qui è pieno di ossa. Una costola. Questa è una costola. Un femore. Sembrano mossi, ma qui c'è anche lo zampino di qualche persona. Cioè, per forza, si vede. Chissà che troverò più avanti. Non sembra, ma ne ho fatta di strada. Devo farmi il labirinto con poca luce. Porca vacca, quanto è alto. Prenderei dal basso stavolta. Troppo ripido. Non so nemmeno come ho fatto a scendere.